Buongiorno a tutti. Questo modulo riguarderà quali sono le attività, i ruoli e le funzioni degli attori in un intervento di agricoltura sociale, in particolare in un progetto di inserimento socio-lavorativo. I temi che quindi andremo a considerare sono brevemente l'agricoltura sociale, quali sono le attività e i benefici di questi interventi e quindi l'inclusione socio-lavorativa in particolar modo, le pratiche di agricoltura sociale che sono maggiormente diffuse nel contesto europeo. Vi darò alcuni esempi anche di casi di successo in Italia, quindi di interventi di successo realizzati da alcune cooperative italiane, il ruolo delle aziende agricole nella realizzazione dei progetti di agricoltura sociale. Chi sono, oltre alle aziende agricole, gli altri attori che vengono coinvolti e che sono funzionali per la realizzazione delle progettualità. E inoltre vi farò vedere anche i risultati di uno studio italiano che è stato condotto dal CREA e da un altro istituto che è l'INAP sulle attività di agricoltura sociale in Italia ovviamente. Quindi la legge sull'agricoltura sociale in Italia e che oramai conoscete tutti perfettamente, promuove quindi l'agricoltura sociale quale aspetto anche della multifunzionalità delle aziende agricole e dà avvio quindi allo sviluppo di interventi di servizi sociali, sociosanitari, educativi, di inserimento sociolavorativo proprio per facilitare un accesso adeguato e anche uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, ma anche alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale ed in particolare in alcune aree considerate svantaggiate e anche nelle zone rurali. L'agricoltura sociale quindi l'abbiamo già visto, che è un insieme di pratiche che dunque utilizzano le risorse agricole per promuovere attività che hanno diversi fini, come possono essere i fini terapeutici piuttosto che riabilitativi, piuttosto che educativi, l'inclusione sociale e che ovviamente, come ben sappiamo, hanno la finalità di migliorare il benessere delle persone svantaggiate, ma anche promuovere l'inclusione sociale attraverso le attività agricole. Quindi rappresenta l'agricoltura sociale uno strumento per affrontare anche delle sfide sociali, ma anche, non solo, e anche quindi economiche nelle aree rurali, dove importante è il ruolo delle aziende agricole, ma non solo, anche degli enti pubblici, delle organizzazioni del terzo settore, proprio per la progettazione e la realizzazione dei progetti. L'agricoltura quindi sociale aiuta diverse categorie di soggetti svantaggiati che appartengono insomma alle nostre società ad avere un ruolo attivo anche nel mondo del lavoro e a fare in modo che possano sentirsi incluse all'interno della comunità stessa. Quindi si tratta di un lavoro sia educativo ma anche sociale che viene però realizzato all'interno di un contesto produttivo che è proprio quello dell'azienda agricola. Per avviare quindi le attività di agricoltura sociale è prima di tutto necessario creare una rete di relazioni con tutti i possibili attori che possono essere quindi coinvolti e possono quindi partecipare alla realizzazione dell'attività e quindi questi attori possono essere gli enti locali, le scuole, le famiglie, le associazioni di volontariato,
e con cui le aziende sanitarie, con cui ovviamente è necessario insomma appunto collaborare. Inoltre l'agricoltura quindi sociale va a recuperare appunto la funzione sociale che l'agricoltura aveva nelle società rurali, richiamando dunque i valori di solidarietà, ma anche di integrazione, di valorizzazione della dimensione relazionale e le mette a disposizione del welfare pubblico e privato dei territori, insomma. Attraverso quindi le esperienze nelle aziende agricole multifunzionali, l'agricoltura sociale offre ai soggetti che sono svantaggiati oppure emarginati, così come vengono appunto definiti poi nella legge italiana 141, quelle opportunità di inserimento sociolavorativo piuttosto che di servizi sociali, sociosanitari oppure educativi. L'inclusione sociolavorativa si riferisce quindi ad un insieme di pratiche ma anche politiche che appunto vogliono integrare le persone svantaggiate nel mercato del lavoro e nella società. Questo concetto abbraccia diverse dimensioni che riguardano l'accesso al lavoro, la formazione professionale, il supporto sociale e anche l'integrazione culturale. L'obiettivo principale qual è? È quello di assicurare che tutti gli individui, indipendentemente dalle loro condizioni personali oppure sociali, abbiano la possibilità di partecipare attivamente, quindi contribuire alla vita economica e sociale di un contesto e della società stessa. Pertanto, quali sono quindi i benefici di un intervento di inclusione sociolavorativa per la comunità? Allora, per la comunità innanzitutto c'è sicuramente la coesione sociale, lo sviluppo economico, la riduzione della povertà e l'innovazione sociale. Per quanto riguarda la coesione sociale, l'inclusione sociolavorativa promuove appunto la coesione sociale, andando quindi a ridurre tutte le disuguaglianze e favorendo anche, creando un ambiente che può essere appunto più armonioso e anche inclusivo. Per quanto concerne invece lo sviluppo economico, ovviamente l'inclusione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro aumenta la forza lavoro a disposizione e contribuisce di conseguenza alla crescita economica e anche alla produttività di un dato contesto. La riduzione della povertà, offrire nuove opportunità di lavoro ma anche di formazione determina ovviamente una riduzione delle condizioni di povertà e si migliorano ovviamente anche le condizioni di vita delle persone che vengono coinvolte nelle progettualità. Infine, l'innovazione sociale. I progetti di inclusione sociale portano e contribuiscono anche a realizzare nuove idee, nuove pratiche che possono essere anche applicati in altri contesti e quindi questo va a stimolare l'innovazione sociale. Per quanto riguarda invece i benefici per i soggetti svantaggiati, sicuramente c'è una maggiore autonomia e indipendenza, uno sviluppo delle competenze grazie alla formazione, un miglioramento del benessere psicologico e anche l'integrazione sociale. L'accesso infatti al lavoro e alla formazione permette alle persone svantaggiate di diventare più autonome e anche più indipendenti, andando quindi a sicuramente incidere positivamente sulla loro qualità della vita. Infatti, alcuni studi dimostrano che il rapporto uomo-pianta
e anche la consapevolezza dell'ambiente in cui si vive, ma così anche come le relazioni tra gli individui portano a una riduzione dello stress e a un miglioramento dell'autostima. Inoltre anche i programmi di formazione e i tirocini aiutano a cui partecipano i beneficiari, li aiutano a sviluppare nuove competenze e aumentando anche le loro possibilità di occupazione in un futuro. L'inclusione nel mondo del lavoro e anche di conseguenza nella società contribuisce al benessere psicologico perché va a ridurre il senso di isolamento e anche aumentare, come abbiamo già visto, l'autostima. Inoltre, la partecipazione ai progetti di inclusione sociale facilita dunque l'integrazione sociale e permette ai beneficiari di costruire anche delle reti di supporto e di sentirsi anche ovviamente parte della comunità. Nel contesto europeo ci sono alcuni esempi di attività, di pratiche di agricoltura sociale, come nel caso della Germania e della Francia, che appunto dove vengono realizzate attività di agricoltura sociale che hanno però finalità di inserimento socioterapico e anche lavorativo e in questi contesti la maggior parte di queste attività vengono condotte dagli enti del terzo settore, che poi vedremo in maniera dettagliata cosa sono. In questi paesi però il supporto delle politiche pubbliche consente l'avvio di progettualità che mirano a sviluppare una loro capacità imprenditoriale e autonomia economica e condizioni di vita ovviamente che sono migliori per i soggetti svantaggiati. Le pratiche di agricoltura sociale che coinvolgono direttamente le aziende agricole in Francia e in Germania sono poco diffuse e in assenza inoltre di una normativa specifica sull'agricoltura sociale, perché la legge sull'agricoltura sociale esiste in Italia, le esperienze si legano alla legislazione che relativa all'inclusione sociolavorativa dei soggetti svantaggiati. In Francia molte delle esperienze di agricoltura sociale riguardano progetti e anche reti per l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. Pensiamo quindi agli orti periurbani e tali attività vengono finanziate dalle politiche sociali e gestite attraverso il mondo del no profit, quindi del terzo settore. Vi ho messo qui un link qualora volesse approfondire. Si tratta poi quindi inoltre sono presenti anche aziende che hanno funzioni prevalentemente terapeutico-riabilitative e che vengono gestite per lo più in forma individuale oppure associata da operatori professionali che adottano delle metodologie di lavoro non sempre convenzionali e a volte nell'ambito soprattutto di progetti che però sono portati avanti e gestiti da ad esempio associazioni familiari. Per quanto riguarda il contesto italiano, in Italia le prime esperienze di agricoltura sociale sono individuate nelle attività proprio che alcune cooperative sociali che sono sorte negli anni 70 hanno portato avanti nel campo dell'inserimento sociolavorativo delle persone svantaggiate. Qui abbiamo quindi alcuni esempi, quello di Agricoltura Capodarco e della cooperativa Agricoltura Nuova e vi ho messo anche in questo caso trovate il link, il collegamento al link.
Si tratta quindi di esempi di come la produzione agricola possa appunto perseguire con efficacia e anche l'efficienza l'inclusione sociale, in quanto si promuovono modelli di impresa e di sviluppo locale che sono sostenibili sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e ambientale. Nel corso degli anni a queste realtà si sono aggiunte altre tipologie di esperienze realizzate da altre cooperative sociali, ma anche da aziende agricole, associazioni e fondazioni. Quindi, come abbiamo anche visto nei moduli precedenti, l'agricoltura sociale si attua, viene realizzata sotto diverse forme e soprattutto con il coinvolgimento, oltre che delle aziende agricole, anche di altri attori che sono coinvolti nel welfare mix, rispondendo quindi a obiettivi e con riferimento a campi però normativi spesso distinti. Pensiamo quindi al modulo dove abbiamo affrontato le attività dell'agricoltura sociale per le comunità locali, dove abbiamo visto quindi sia i servizi educativi per l'infanzia e anche i centri diurni. In particolare, inoltre, quindi le aziende agricole offrono e mettono quindi a disposizione i propri spazi che possono essere produttivi ovviamente e anche formativi, ma anche educativi e aggregativi rispondono quindi ai bisogni socio-educativi della comunità, ma anche insomma di un quartiere, ad esempio. Le esperienze educative che vengono proposte ai beneficiari delle progettualità per l'inclusione sociale e lavorativa vengono realizzate all'interno di questi spazi che divengono, quindi si propongono di diventare un punto di riferimento per i beneficiari e quindi per le persone svantaggiate. Inoltre è anche opportuno sottolineare che in Italia gli operatori di agricoltura sociale non sono tali in quanto caratterizzati da una specifica forma giuridica oppure da specifiche attività, ma sono operatori di agricoltura sociale in quanto le attività agricole condotte di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, che abbiamo già visto negli altri moduli, sono orientate all'inserimento socio-lavorativo, alle prestazioni e alle attività sociali di servizio alle comunità, ai servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, ai progetti finalizzati all'educazione ambientale e anche alimentare. Oltre alle aziende agricole, come abbiamo già visto e sentito, ci sono altri attori, come ad esempio le cooperative sociali. Pensiamo ad esempio ad Agricoltura Capodarco, che abbiamo visto poc'anzi. Ci sono due tipologie di cooperative che si distinguono in base praticamente alla finalità delle proprie attività. Esistono quindi le cooperative sociali di tipo A che spesso ricorrono ad attività di coltivazione e di allevamento per facilitare i percorsi di inclusione delle persone che gli vengono affidate e le cooperative sociali di tipo B che praticano invece l'agricoltura come un elemento utile per assicurare la continuità coterapeutica e anche come strumento di formazione e di inclusione sociale e lavorativa per i soggetti svantaggiati.
Accanto al mondo della cooperazione sociale operano anche associazioni di vario tipo, come magari, che magari ad esempio a seguito di piccole donazioni oppure di grandi patrimoni agricoli, pensiamo alle confische dei terreni mafiosi, possono realizzare delle iniziative di inclusione che sono centrate su attività agricole. Eh, il terzo settore, allora i progetti del terzo settore se trovano pieno riconoscimento da parte delle politiche sociosanitarie, della formazione e anche del lavoro, ma anche della giustizia, interagiscono poco con, nel caso italiano, con il quadro normativo che concerne il settore agricolo, sebbene le cooperative sociali di tipo B, come abbiamo già visto, presentano caratteristiche di imprenditore agricolo professionali e sono riconosciute a tutti gli effetti dalle politiche agricole. Il terzo settore che cos'è? È un insieme di enti che hanno un carattere privato e che agiscono in ambiti diversi, che possono andare quindi dall'assistenza alle persone con una disabilità alla tutela dell'ambiente, dai servizi invece sanitari e sociosanitari, socioassistenziali, perdonatemi, all'animazione culturale e questi enti gestiscono servizi di welfare istituzionali e sono presenti quindi e si occupano della tutela del bene comune e anche della salvaguardia dei diritti che vengono negati. Il terzo settore ormai esiste da decenni, però è stato riconosciuto giuridicamente in Italia nel 2016 con l'avvio della riforma che appunto lo interessa, definendone i confini e anche le regole. Per far parte quindi del terzo settore è necessario essere un ente privato che agisce senza scopi di lucro, svolgere attività di interesse generale, così come sono definite dalla legislazione vigente in Italia. Bisogna appunto svolgere queste attività per delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre è anche necessario essere iscritto al registro unico nazionale del terzo settore. È bene anche in questo caso fare una precisazione che agire senza scopo di lucro non significa non avere dei profitti, ma significa reinvestire i profitti per finanziare le proprie attività senza che essi vengano redistribuiti tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti. Nelle pratiche del terzo settore si registrano anche una notevole gamma di esperienze che, che vengono realizzate in accordo con il mondo dei servizi e che riguardano insomma appunto le singole imprese agricole individuali oppure anche le cooperative stesse. Per quanto riguarda le interazioni con i servizi pubblici, queste concernono prevalentemente la gestione di pratiche di terapia occupazionale in accordo con altri servizi di zona che possono essere ad esempio i distretti sociosanitari, i centri di salute mentale e inoltre le azioni per le azioni di formazione e di inserimento sociolavorativo, praticamente le interazioni avvengono prevalentemente con i centri per l'impiego, gli uffici di esecuzione penale esterna e via discorrendo.
I soggetti che operano in agricoltura sociale quindi sono numerosi e anche coinvolti nelle progettualità in maniera diversa, a seconda del tipo di attività e intervento che viene ovviamente realizzato. Oltre al settore pubblico e privato dei servizi, e quindi abbiamo già visto che è evidente la partecipazione del terzo settore, ma anche delle famiglie e ovviamente delle aziende agricole. In funzione della diversità dei soggetti che sono attivamente coinvolti nelle progettualità di agricoltura sociale, si diversificano di conseguenza le componenti organizzative delle esperienze e dei percorsi, e inoltre anche ovviamente la prevalenza delle competenze socio-assistenziali piuttosto che educative, piuttosto che agricole. Quindi il tema dell'agricoltura sociale ovviamente è un tema ibrido, sia per quanto riguarda le risorse da cui attingere, le competenze, ma anche tutte le pratiche operative che possono essere messe in atto e ovviamente anche gli attori che possono essere insomma appunto coinvolti. Qual è quindi il ruolo degli operatori di agricoltura sociale? Essi svolgono un ruolo cruciale, quindi soprattutto nei progetti di inserimento sociolavorativo, e in questo caso in tale progettualità, le loro attività riguardano la formazione e l'educazione, il supporto psicologico e sociale, la gestione delle attività agricole, l'integrazione nel mercato del lavoro e anche la promozione di una cittadinanza attiva. Formazione e educazione perché? Perché gli operatori offrono quindi una formazione sia pratica che teorica sulle tecniche agricole e aiutano quindi in questo caso i partecipanti a sviluppare le proprie competenze lavorative specifiche, in modo tale, come abbiamo già visto, che possono poi sfruttare, utilizzare per altre opportunità di lavoro. Supporto psicologico e sociale perché gli operatori forniscono un sostegno psicologico ma anche sociale, creando un ambiente accogliente e inclusivo che proprio favorisce la socializzazione tra i vari partecipanti. Pensiamo appunto agli spazi aggregativi che mette a disposizione l'azienda. La gestione delle attività agricole. Gli operatori quindi hanno anche il compito di coordinare, ma anche supervisionare le attività agricole, garantendo che i partecipanti siano coinvolti in tutte le fasi del lavoro, che possono andare, nel caso ad esempio di un'azienda di seminativi, dalla semina alla raccolta, oppure un'azienda che si occupa di allevamenti che riguardano insomma tutte quelle che siano coinvolti questi partecipanti in tutte le attività che concernono la cura degli animali. L'integrazione del mercato del lavoro. Gli operatori facilitano quindi l'inserimento lavorativo dei partecipanti, collaborando, anche mettendosi in collaborazione con le aziende locali, le organizzazioni, proprio per creare opportunità di lavoro, oppure ad esempio insomma anche di tirocinio. La promozione di una cittadinanza attiva, perché questi operatori che realizzano progettualità di agricoltura sociale incoraggiano la partecipazione attiva dei partecipanti nella comunità, promuovendo quindi anche quelli che sono i valori di responsabilità sociale, ma anche di sostenibilità.
È stato nel 2017, come abbiamo in questo caso il Consiglio per la ricerca in agricoltura, quindi il CREA, e anche l'INAP, l'Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche, per l'analisi delle politiche pubbliche, ha condotto quindi nel 2017 uno studio, un'analisi su circa 1197 realtà che operano in agricoltura sociale. Si tratta quindi di imprese agricole, enti pubblici, cooperative sociali e altri enti locali. Per lo più vediamo dal grafico che il campione era costituito nel 46% dei casi da cooperative sociali. Per poter avviare le attività di agricoltura sociale, un quarto del campione ha fatto ricorso a dei finanziamenti. Quindi in questo caso che possono essere fondi pubblici, ovvero fondi che derivano dai programmi di sviluppo rurale, oppure i programmi operativi regionali, ma si tratta anche ovviamente di fondi nazionali. Oppure ha fatto ricorso a fondi propri dell'azienda attraverso raccolte di crowdfunding oppure delle donazioni, e in altri casi ancora hanno praticamente fatto ricorso a dei finanziamenti bancari. Le realtà che hanno partecipato allo studio realizzano ovviamente realizzano più di un'attività di agricoltura sociale che sono indicate nella legge 141 del 2015, anche se l'attività che risulta prevalente, in particolare nel 70% dei casi, è quella dell'inserimento socio-lavorativo. Quindi in questo caso lo studio che è stato condotto nel territorio italiano dal CREA e dall'INAP va a confermare quanto è stato emerso anche in altri studi da parte di altri ricercatori, che circa quindi l'approccio inclusivo dell'agricoltura sociale italiana, a differenza di quanto avviene in particolar modo nei paesi nord europei, dove c'è una prevalenza di attività che però hanno una finalità e un approccio terapeutico. Lo studio inoltre evidenzia quindi che c'è una fitta rete di relazioni tra gli attori coinvolti, attraverso poi degli accordi che possono essere formali oppure informali. Inoltre i soggetti che collaborano in maniera prevalente sono le cooperative sociali, che in valore assoluto hanno attivato più di 950 accordi con le altre cooperative, associazioni oppure aziende agricole. La maggior parte delle modalità di accordo sono di tipo formalizzato, non formalizzato, scusatemi, seguiti poi da stipule di convenzioni oppure altri accordi formali. Le altre forme di accordo che sono un po' più articolate, come può essere l'associazione temporanea d'impresa oppure l'associazione temporanea di scopo, risultano meno utilizzate nell'ambito di questo studio. Ovviamente la modalità di coinvolgimento e quindi la tipologia di accordo dipende anche dalla tipologia del soggetto con cui si ha a che fare. Ad esempio, nell'ambito dello studio si è osservato che le convenzioni vengono utilizzate nel caso soprattutto con quindi gli uffici di esecuzione penale oppure con le scuole, mentre gli accordi informali prevalgono quindi nel caso degli altri soggetti. Lo studio evidenzia che
che il numero complessivo di persone che ha competenze in ambito agricolo è di circa 1500. La maggior parte di queste ha, in particolare nelle aziende che ha un numero di addetti pari tra 3 e 5, ha la maggior parte un diploma di secondo grado, mentre nelle aziende che costituite da massimo 2 addetti, la maggior parte appunto hanno nel 56,3% dei casi, quindi ha una laurea, mentre nelle aziende con un numero superiore a 5 dipendenti c'è un diploma, gli addetti hanno un diploma, nel 47,1% dei casi hanno un diploma di primo grado. Gli addetti hanno anche inoltre acquisito nel corso degli anni competenze attraverso corsi di formazione che possono riguardare l'agricoltura sociale in generale, la pet therapy, l'inclusione lavorativa, la disabilità, l'imprenditoria, si tratta quindi nel caso insomma appunto degli addetti di educatori, tutor, psicologi, formatori che possono essere o a carico dell'organizzazione oppure appartenere a delle strutture esterne. L'agricoltura sociale, in particolare le attività quindi di agricoltura sociale, si rivolgono a soggetti svantaggiati della popolazione attraverso quindi servizi che dipendono ovviamente dalle specifiche esigenze del territorio. Queste attività tendenzialmente sono rivolte in particolare quindi nell'ambito dello studio a una specifica categoria di destinatari che nella maggior parte dei casi riguarda le persone affette da una disabilità. Vediamo che sono nell'ambito dello studio i destinatari delle attività rappresentano che sono affetti da disabilità rappresentano il 54,5% dei casi. Quali sono state le modalità di coinvolgimento per appunto coinvolgere i soggetti nelle pratiche di agricoltura sociale? Ovviamente queste dipendono, come abbiamo già visto, dalla tipologia dei destinatari stessi. Le percentuali più elevate riguardano la sfera lavorativa, quindi come ad esempio gli accordi socio-lavoratore e dipendente, che vengono utilizzate per la maggior parte dei casi dalle cooperative sociali, ma anche dall'associazione, la borsa lavoro oppure il tirocinio. E soprattutto questo nel caso in cui i destinatari siano rifugiati oppure richiedenti asilo. Per quanto riguarda i minori e gli studenti invece si utilizza per lo più la modalità dell'alternanza scuola-lavoro. Quali sono le attività agricole in cui i soggetti svantaggiati sono stati coinvolti nell'ambito dello studio? La maggior parte ha riguardato la preparazione e la lavorazione del terreno, la raccolta e anche quindi le cure culturali. Nell'ambito dello studio, le attività di agricoltura sociale per la maggior parte sono finalizzate all'acquisizione di competenze sociali e relazionali, così come appunto all'inserimento sociale e lavorativo. Lo vediamo meglio insomma dal grafico. Quindi per concludere possiamo dire che l'agricoltura sociale offre nuove opportunità professionali ai soggetti che vengono coinvolti e allo stesso tempo garantisce al territorio rurale la possibilità di uno sviluppo eticamente orientato. Facilita sicuramente l'inclusione socio-lavorativa e organizza nuove proposte di servizi e inoltre rappresenta quindi un'opportunità sempre più concreta per lo sviluppo delle aree rurali e delle aziende agricole.
I progetti di inclusione sociolavorativa vengono realizzati da imprenditori agricoli, ma anche dal terzo settore, in accordo con il mondo dei servizi socio-assistenziali e ovviamente si tiene conto, però, come abbiamo già visto, di regole diverse. I progetti di formazione e di inclusione sociolavorativa sono rivolti a soggetti a bassa contrattualità che appartengono a categorie ovviamente diverse. Pensiamo quindi alle persone con disabilità fisica oppure mentale, ai soggetti affetti da autismo, alle persone che hanno dipendenze, ai detenuti, ai migranti e ai rifugiati. Grazie mille.